Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale e nel mio laboratorio. Oggi voglio fare la recensione e l'unboxing del mio ultimo acquisto fatto alla Lidl. Oggi è il 14 novembre del 2019, dopo almeno 6 o 7 anni hanno riproposto finalmente il seghetto da traforo. Il modello è PDS 120B2, costato 89 euro e io l'avevo già comprato, se ricordate, quello della Enel, che però purtroppo aveva dei difetti, oscillava vibrando troppo, aveva dei segni che secondo me erano di usura, quindi poteva trattarsi di un reso. E tra l'altro già da subito aveva dato problemi di avvio, quindi non partiva subito, aveva bisogno di essere aiutato con la mano e questo era già un sintomo di malfunzionamento. Quindi ho preferito fare il reso. Finalmente lo hanno proposto alla Lidl e insomma sono contentissimo, non vedo l'ora di provarlo. Vediamo come si presenta, già leggiamo anche l'etichetta che è riportata sulla confezione, quindi possiamo vedere che ha una potenza di 120 watt, un numero delle corse regolabile tramite una rotella da 500 a 1700 al minuto. L'angolo di taglio può essere inclinato, quindi può arrivare fino a 45 gradi, da 0 a 45 gradi. L'altezza massima di taglio è di 50 mm e l'altezza di taglio massimo invece a 45 gradi è di 22 mm. Il peso dell'apparecchio è circa 13,2 kg. In dotazione troviamo degli accessori, tra cui 4 lame per traforo con spine di ritegno, quindi ci vanno le lame che hanno il pernetto, per capirci, per essere incastrate, non hanno il sistema di serraggio che le blocca, e sono lunghe 134 mm. Poi c'è una chiave a brugola che serve per la sostituzione della lama, un adattatore per l'aspiratore, quindi ci permette di raccogliere i trucioli, la segatura che si forma attraverso il collegamento con l'aspirapolvere, più il materiale per il fissaggio da banco che ora vedremo. Allora, apriamo la confezione così vediamo da vicino com'è il prodotto e lo proviamo subito perché non vedo l'ora di provarla. Apro quindi la confezione, taglio il nastro. Sulla parte alta troviamo subito il libretto di istruzioni con tutte le illustrazioni e le spiegazioni sul suo funzionamento. La protezione che va messa davanti alla lama in plexiglass, le lame e la chiave a brugola. Questo invece ci permette di portare poi l'aria, vedremo, e spostare la segatura della ferramenta, un adattatore per l'aspirapolvere e il seghetto da traforo. Devo ammettere che è davvero abbastanza pesante. Questo è il pedale, perché abbiamo la possibilità di avviarlo tramite il pedale, ed il cavo di alimentazione che questa volta però è lungo solo 2 metri, che già sono abbastanza, ma solitamente i prodotti della Parkside hanno un cavo di alimentazione che minimo è 3 metri, a volte anche 4. Posizioniamolo a favore di camera e vediamolo nei dettagli. Allora, si presenta con una struttura metallica abbastanza solida, con una base in ghisa abbastanza pesante, ben fatta, fusa bene, non ci sono sbavature. Il pianetto di lavoro è regolabile solamente da un lato, quindi oscilla solamente alla sinistra dell'operatore. Innanzitutto cominciamo a montare le varie parti che la compongono, così la vediamo già pronta per lavorare. Ok, allora questa parte va inserita sulla parte frontale. Ok, una volta inserita questa farà poi la protezione per la lama. Sulla parte bassa va rimontato questa, che fa sia da protezione per evitare che andiamo ad urtare contro la lama, in più è una sorta di guida per il pezzo che stiamo lavorando. Dobbiamo rimuovere la lama. Per fare questo dobbiamo sollevare questa leva, che è la leva di serraggio che permette di dare la tensione giusta alla lama. Una volta aperta è possibile abbassare questa parte, che è quella che regge la lama, inserire la protezione, dopodiché posizionare nuovamente la lama al suo posto. Fatto ciò, ridiamo la tensione alla lama e possiamo montare quindi la nostra protezione. Ok, poi è possibile regolare anche l'altezza e decidere il posizionamento tramite questa vite con questo pomello. Perfetto. Questo è il tubicino invece che serve a soffiare via la segatura e va avvitato qua nella parte alta. C'è un foro filettato, quindi si inserisce qua
Perfetto. Dopodiché questo si può posizionare al nostro piacimento per soffiare via appunto la segatura che si va formando. Questi sono i comandi. Questo è il pomello per regolare la velocità, per aumentare o diminuire il numero di corse della lama. Questo è l'ingresso per l'aspirapolvere con l'adattatore che abbiamo visto poco fa. Questo è il pomello che ci permette di serrare la vite e bloccare quindi l'inclinazione del nostro piano di lavoro. Una volta serrato, il piano di lavoro rimarrà fermo. Quindi così si regola l'inclinazione. Poi c'è anche un goniometro da questa parte che ci permette di regolare l'inclinazione. È un goniometro comunque che, anche se il piano di lavoro permette di inclinarsi, in realtà sui trafori è difficile lavorare a 45 gradi. Poi abbiamo il tasto di accensione e il tasto di spegnimento, che sono protetti con della plastica, della gomma trasparente. Ovviamente il tasto rosso è più sporgente, in modo da poterlo spegnere in caso di emergenza con un semplice colpo, raggiungere direttamente il tasto rosso. Questo invece è il selettore che ci permette di scegliere il funzionamento manuale, quindi avviarlo tramite questi tasti, oppure il funzionamento a pedale. Basterà posizionarlo nella F per utilizzare il pedale, quindi foot, oppure la M di manual. Stop, con la posizione centrale si blocca. La regolazione del piano di lavoro va fatto tramite questa vite, quindi se il piano di lavoro non dovesse essere perfettamente ad angolo retto con la lama, basterà regolare l'escursione di questa vite bloccata poi con questo dado, e da qui regoleremo la battuta e bloccheremo la posizione del nostro piano nel modo giusto per raggiungere 90 gradi. Invece la manutenzione straordinaria del traforo va fatta smontando questo carterino laterale. Per poterlo smontare basta aprire questa copertura che mostrerà questa vite, quindi svitando questa vite e semplicemente allentando quest'altra potremo accedere al vano, quindi eventualmente soffiare, fare manutenzione, prenderci cura del serraggio delle varie viti, eccetera eccetera. Da qua possiamo vedere il funzionamento, che è semplicissimo, proprio elementare. Quindi ruotando fa sollevare questo braccetto che porta con sé ovviamente anche la lama, creando il movimento del traforo. Allora la richiudo. Per richiuderlo basterà semplicemente premere verso il basso e farlo scattare in questo modo. E allora non resta altro che collegare l'alimentazione elettrica, mostrare il funzionamento sia a pedale che manuale. Poi vediamo anche il funzionamento di questa luce, che secondo me è davvero ottima, e proviamo a fare ovviamente qualche taglio. La sostituzione della lama va fatta con la stessa procedura che abbiamo eseguito per il montaggio della protezione, quindi va aperta la parte posteriore, va abbassata questa parte, prima va rimosso spingendo dalla parte bassa questa copertura che ha un intaglio a forma di L, ci permette di inserirlo e posizionarlo nella posizione giusta sul nostro ripiano. Dopodiché basta abbassare la leva del traforo, estrarre la lama se è necessario sostituirla, dopodiché basta inserirlo. Nella parte opposta c'è un alloggiamento per poter inserire questo tipo di lama, che appunto con i pernetti per ora è possibile utilizzare solamente questo tipo di lama, a meno che non ci si inventa una modifica che già ho in mente di fare. Quindi si inserisce nella parte bassa, si alloggia per bene, dopodiché premendo di nuovo questo si inserisce la nuova lama, o la stessa se è necessario inserirla all'interno di un foro per fare dei tagli in alcuni punti in cui è previsto iniziare dal centro della tavola. Dopodiché si ridà tensione e adesso è davvero pronta. Collego l'alimentazione elettrica e allora vediamo subito il funzionamento di questa lampada. Perfetto, fa una buona luce sufficiente ad illuminare la zona di lavoro. Perfetto, sembra comodo. Fosse stata leggermente più lunga sarebbe stata meglio, perché così illumina praticamente da dietro, quindi la luce ci va quasi sugli occhi, però comunque è già un buon aiuto. Allora accendiamola manualmente alla minima velocità, vediamo il movimento della lama, vediamo se parte rapidamente senza
avere esitazioni, che rumore fa, eccetera. Perfetto, ovviamente alla minima velocità è abbastanza silenzioso, è partito subito senza avere difficoltà di alcun tipo. Proviamo ad aumentare la velocità. Faccio lo stesso lavoro mostrandovi frontalmente anche i comandi. Allora, nella parte iniziale della rotazione l'aumento di velocità è quasi nullo, è appena percettibile. Dopo quasi metà del suo giro completo inizia ad avere effetto sull'oscillazione della lama. Come potete vedere, le vibrazioni sono veramente minime, quasi inesistenti, perché il peso è di ben 13,5 kg, 13,2 kg, con il suo piano metallico in ghisa, e quindi non ha praticamente quasi nessuna oscillazione, non si muove sul ripiano come succedeva con l'altra. Proviamo adesso il funzionamento a pedale, quindi premo. Comodissimo. Va bene, quindi adesso farò la prova di taglio utilizzando il pedale. Questo è un multistrato di pioppo in cui ho ricalcato questa forma di una pinza e proverò a tagliarla utilizzando appunto il pedale e vediamo come si comporta in questa realizzazione. Ci saranno delle parti del video ovviamente che verranno accelerate per evitare di farvi annoiare. Vediamo allora. Allora, vediamo il risultato finale. Mi ho realizzato questa pinza in legno e sembra funzionare bene. Certo, in mani esperte poi sicuramente lavorerà molto meglio, ma il taglio è venuto pulitissimo. Mi riferisco alla pulizia del taglio, poi la precisione ovviamente sta a chi lo utilizza con la propria esperienza. Per me si può dire che è il mio primo traforo, perché l'altro l'ho reso dopo pochissimi giorni dall'acquisto, perché mi sono reso conto dei difetti che aveva. Allora, ho sorvolato un dettaglio che forse non ho letto sul manuale di istruzioni. Comunque, se l'avviamo su M possiamo regolare anche la velocità, invece a pedale va solamente al massimo. Questo è riportato anche nell'etichetta e io l'ho sorvolato, quindi lo metto ad una velocità intermedia e provo a fare la forma di questo taglio così complesso. Notate anche come il soffia aria svolge perfettamente la sua funzione, quindi come rimuove qualunque residuo dalla superficie da tagliare. Ok, il pezzo è venuto tagliato perfettamente. La conferma che il taglio sia perfettamente dritto sta già nel fatto che il pezzo riusciamo ad estrarlo sia da un lato che dall'altro, altrimenti se fosse storto come inclinazione del piano di lavoro potrebbe uscire solamente da una parte. Quindi la forma comunque complessa l'ha tagliata pure abbastanza bene.
Anche se è una cosa che io non approvo molto, proviamo a fare anche un taglio con un'inclinazione a 45 gradi. Ok, verifico sul goniometro che sia a 45 gradi, perfetto. Questo è il taglio a 45 gradi, ovviamente tutto storto, perché ripeto non è una cosa normale, comunque usuale, fare un taglio a 45 gradi con una sega da traforo. Proviamo comunque a misurare ugualmente questo angolo, vediamo quanto riporta il nostro goniometro digitale. Siamo a 46,3. Va bene. Come abbiamo detto all'inizio del video, questo tipo di utensile va bene anche per tagliare la plastica. E taglia perfettamente. Piano in ghisa, abbastanza pesante, tanto metallo, fatto bene, funziona tutto bene come abbiamo visto. Peccato purtroppo che non abbia la possibilità di utilizzare le lame senza i piedini, quindi i pernetti laterali, perché sarebbe stato più comodo utilizzare le lame sottili. Se dobbiamo fare un lavoro al centro di una tavola, facciamo un piccolo forellino, possiamo fare anche dettagli. Con questo invece siamo un pochettino più vincolati. Ora mi tocca solamente esercitarmi un pochettino per riuscire a fare dettagli un pochettino migliori, e dopodiché mi divertirò con questo utensile. Abbiamo 25 cm del pianetto in larghezza, la possibilità però di lavorare il pezzo è di ben 40 cm fino all'estremità, quindi tutto lo spazio che abbiamo a disposizione. L'utensile è lungo 62 cm ed è alto 35 cm fino alla sommità della protezione, ovviamente in questa posizione, ed è abbastanza accessoriato. Per me è un utensile, almeno rispetto all'altro, che merita davvero. Per correttezza vi faccio vedere anche la precisione del taglio a 90 gradi, quindi pezzo che abbiamo lavorato poco fa è 90 gradi esatti. Perfetto. Quindi vabbè, è comunque, ripeto, un utensile che non richiede precisione. Purtroppo negli utensili in cui è richiesta la precisione a volte c'è uno scarto. In questo utensile, dove non è previsto di essere precisissimi, invece è esattamente a 90 gradi. Ben venga, va bene. Questa ferramenta in dotazione serve a fissare poi eventualmente l'utensile al banco di lavoro. Infatti abbiamo due fori sulla parte frontale e due sulla parte posteriore, che ci permettono appunto di avere l'utensile ben fissato sul nostro piano di lavoro e ridurre al minimo eventuali movimenti dovuti alle vibrazioni, che comunque, ripeto, sono assenti perché la base è in una ghisa abbastanza pesante e l'utensile è molto stabile. E allora ragazzi, io ho finito con questa recensione di questo traforo. D'altra parte c'è poco da dire se non una descrizione dello stesso, gli accessori e poi eseguire alcuni tagli. Allora, ho sorvolato un dettaglio. Il funzionamento di questo traforo, che sia manuale o che sia a pedale, comunque richiede la pressione del tasto verde, perché se noi mettiamo su M, quindi modalità manuale, ma non premiamo il tasto verde, l'utensile non si avvia. Quindi premiamo prima il tasto verde, dopodiché premiamo M o F se vogliamo utilizzare il pedale, e comunque possiamo spegnerlo anche in questo modo. Non dobbiamo andare a cercare il tastino piccolo, non lasciamolo col tastino verde premuto, perché l'utensile, voi non riuscite a sentirlo, ma in questo momento emette un fruscio, quindi comunque sta assorbendo dell'energia. Il motore riceve della corrente, però non avvia il movimento della lama, quindi è necessario, dopo aver premuto il tasto stop, che semplicemente blocca il movimento della lama, spegnerlo tramite il tasto rosso. Non so se si sente dal microfono che il motore ha interrotto questo fruscio, però
Comunque il modo per spegnerlo è quello di premere il tasto rosso. Detto questo, spero di esservi stato utile, spero che questa recensione vi sia piaciuta. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, vi ricordo che mancano solamente 6 iscritti per raggiungere i 40.000 iscritti. Dopodiché vi farò un bel regalo, come vi ho detto anche nel video di qualche giorno fa in cui presentavo questa mia iniziativa di farvi un regalo. Vi regalerò questi inserti della Micaton, che sono gli inserti magnetici da utilizzare con i bit per l'avvitatore. E per partecipare poi bisognerà commentare, ci sarà un'estrazione eccetera, poi vedrete il video appunto che realizzerò oggi o domani, vedremo. E quindi iscrivetevi numerosi per poter partecipare. Detto questo, vi saluto davvero e ricordatevi anche di attivare la campanella in modo da ricevere notifiche ogni volta che caricherò un video e ci vediamo ai miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!